Buongiorno a tutti, oggi vediamo le operazioni di montaggio dell'elettrozappa di Eurosystems modello Z1. Una volta tirato fuori l'elettrozappa e tutti i pezzi dall'imballo, procediamo con la prima operazione, che è il montaggio del supporto dei manici. Infiliamo negli appositi buchi, poi ci vuole vite, rondella, da entrambe le parti abbiamo un aggancio qua e uno corrispettivo dalla parte opposta, andiamo a fissarlo. Una volta che abbiamo montato il supporto dei manici, dobbiamo poi andare a montare i manici. Iniziamo dal manico destro. Il manico destro lo riconoscete in quanto vicino all'impugnatura non ha i buchi per il montaggio dell'interruttore accendi e spegni dell'elettrozappa. Prima cosa infiliamo il passacavo, facciamolo adesso, se no poi dovremmo rismontarlo per infilarlo, in quanto se no non è possibile. Prendiamo il supporto di plastica con la linguetta verso il basso, la uniamo al manico e qua abbiamo tre buchi. Questi tre buchi ci danno la possibilità di avere due differenti altezze di regolazione del manico. Scegliamo quella che fa il caso nostro e lo andiamo a fissare con la relativa viteria. Fissato il manico destro, andiamo a fare la stessa operazione con il manico sinistro. Adesso che abbiamo finito il montaggio dei due manici, possiamo provvedere a montare sul manico sinistro, negli appositi fori, il pulsante di avviamento. Il pulsante viene poi fissato con le sue due apposite viti. Come ultima operazione abbiamo un fermacavo, in modo che questo stia il più vicino possibile a uno dei manici. Abbiamo quindi visto le semplici operazioni per il montaggio di questa elettrozappa. Ricapitolando, montiamo il supporto dei manici, manico destro, manico sinistro e il pulsante di avviamento. Una volta fatte queste semplici operazioni, ci servirà una prolunga elettrica che, collegata a una normalissima rete elettrica e domestica, può far funzionare l'elettrozappa di Eurosystems.